Ciao a tutti, benvenuti sul canale di Black and Wire. Oggi vediamo insieme come realizzare questi orecchini. Sono in ottone e hanno delle bellissime pietre di ametista. Spero che il tutorial vi sia utile. Prima di lasciarvi alla visione vi dico che per qualsiasi domanda o dubbio scrivetemi qua sotto, io risponderò il prima possibile. Detto questo, vi lascio ai materiali necessari per la realizzazione. Per realizzare gli orecchini vi occorre del filo da 1,2 mm di ottone, potete benissimo sostituirlo con il rame, del filo da 0,9, sempre di ottone ma vale la stessa cosa che ho detto prima, e 0,5. Per quanto riguarda le attrezzature, incudine e martello, pinze piane, tronchesi, pinze tonde, lima, e io utilizzo questi, questo è da 10 mm di diametro e questo è da 4, però potete utilizzare delle penne o qualsiasi altra cosa. Scusate, stavo dimenticando una parte importante, ovviamente servono anche delle pietre, servono 8 da 4 mm, queste sono di ametista, e poi occorre la carta smeriglio, questo è un quadratino da 800. Prendiamo il nostro filo da 1,2 mm di ottone, io questo lo acquisto su Amazon perché non lo trovo da altre parti, vi lascio il link qua sotto. Andiamo a tagliare due pezzi da 8 cm ciascuno. Prendiamo il nostro supporto per dare le forme e andiamo a piegare i due fili. Ok. Mantenendo sempre il supporto qui, vado a piegare due fili più lunghi insieme. Ok, così. E questi no, perché non ce la faccio. Se utilizzate il rame sicuramente sarà più semplice. Ok. Lavorare due fili insieme quando si fanno gli orecchini è perfetto, quindi finché potete fare la lavorazione insieme, come in questo caso, fatela. Poi ovviamente, come vi ho detto nell'altro tutorial, quello degli elefanti, nel caso in cui non è possibile, allora si vanno a prendere dei punti di riferimento. Ok, adesso prendiamo le pinze a punta tonda e gli diamo una forma un pochino più carina. Ok, visto che qua è un po' troppo lungo, vado a tagliarlo . Sempre mantenendo i due fili identici. Ok, anche questo è troppo lungo, quindi sicuramente ne taglieremo un pezzettino. Questo è tutto a gusto vostro, non è che dovete farli identici, assolutamente. Dovete farli come più vi piacciono, io vi do degli spunti. Ed ecco qua le nostre basi, ovviamente essendo identiche sì, le andremo a fare specchiate, ma ecco, basterà fare questo e risolto il problema. Andiamo a sistemare le punte, prima con la lima e poi con un po' di carta smeriglio. Se non avete modo di limare e smerigliare queste due punte, vi conviene fare delle spirali semplicissime, e così che mettete la punta all'interno e non faccia male a nessuno. Prendiamo il filo da 0,5 e andiamo a metterci le nostre pietre e andiamo a fissare il filo. Lo vado a fissare qui, quindi dalla parte del filo più lungo. Mi aiuto con un paio di pinze.
faccio 3 giri e mi fermo. Ok, taglio il filo perché ne ho messi 3 invece che 4. Ok, e fisso il filo. Ne approfitto per unire i due capi. Quando vediamo un po' di spazio aiutiamoci con le pinze in modo tale che non ci sia e quindi viene un lavoro più preciso. Ora taglio il filo . Ed ecco qua il nostro elemento. Ora vado a fare la stessa cosa dall'altra parte. Prendiamo 35 cm di filo da 0,9 e lo andiamo a posizionare alla fine delle pietre. Qua lasciamo circa 2-3 cm. Ok. E vado intorno alle ametiste. Ok, una volta arrivati al centro completiamo l'ultimo giro e cerchiamo di raddrizzare il più possibile il nostro filo, che diventerà direttamente la nostra monachella. Questo filo potete farlo arrivare fino a davanti e fare una spirale, oppure semplicemente tagliarlo e chiuderlo qua dietro. Ok, stessa cosa dall'altra parte. Ok, adesso che abbiamo entrambi gli orecchini quasi finiti, prima di fare la monachella vi consiglio di stringere bene con le pinze il filo sulla base, così che rimanga fermo. Ok, una volta che avete fatto tutto questo e il filo è dritto, prendiamo questo qua piccolino e pieghiamo il filo.
Faccio la stessa identica cosa sull'altro. Per vedere se sono alla stessa altezza, adesso mi è difficile farvelo vedere, comunque li inserite nella vostra penna o qualsiasi altra cosa e guardate che finiscano insieme, ecco, non per terra. Ovviamente qua non lo vedrete, però quando stanno così sì. Ora li prendo insieme e faccio una leggera pressione per dargli la forma un pochino più morbida, già che ci sono, taglio alla stessa altezza. Ok, prendo incudine e martello e sistemo tutto. Perfetto, ora di nuovo, come abbiamo fatto per le codine, lima e smeriglio, ed ecco gli orecchini che sono finiti. Spero vi sia stato utile questo video, se così fosse scrivetemelo in un commento, mettete mi piace, seguitemi su Instagram, scaricate la guida gratuita, fate un sacco di cose e soprattutto se li rifate così o comunque simili seguendo il mio tutorial, scrivetemi, taggatemi sui social, quindi Instagram dove sono più attiva o Facebook.